Buondì! Allora, siamo pronti, missione orto. Oggi ci dedichiamo all'orto, giornata dedicata all'orto. Oggi seminiamo le fave. Allora, adesso andiamo giù in orto, le aiuole che mettiamo sono le prime due, queste qua, e poi mettiamo anche le seconde due e poi mettiamo una fila di quella aiuola laggiù. Qui abbiamo 1,2 kg di seme con cui noi facciamo circa 120 metri lineari. La terra, come si può vedere, è meravigliosa, leggermente bagnata, però super friabile, piena zeppa di vita, di lombrichi, di insetti. È una roba meravigliosa a vedersi. Adesso vi mostriamo come si mangiano. Ultimissima cosa, tutti gli ingredienti di questi 3 piatti sono autoprodotti, a parte pepe e sale. Nel caso non l'aveste capito, si mangiano fave. Continua la nostra partita a scacchi con la natura. Le carote si seminano o a file o a spaglio, noi le mettiamo a spaglio cercando di fare in modo che il seme non sia troppo vicino, che abbiano poi spazio, e poi copriamo con l'aiuta, come si può vedere. Copriamo con l'aiuta sia per aiutare la germinazione, perché in questo modo il suolo rimane umido e più al caldo, e sia perché qui gela, nonostante che siamo a inizio marzo, stamattina c'era -6, quindi anche per proteggere un pochino dal freddo il germoglio all'inizio. Guarda che bella la terra. Ah, guarda, vai, vieni. La terra sotto è bellissima, nera, super ricca. Seminiamo i piselli una l'una dopo rispetto alle fave.
che bello è fare l'orto, che uno arriva a dire qualsiasi cosa accada, l'unica ragione per cui posso smettere di fare l'orto è che muoio. Hai portato una cesta? No. Come no? Hai portato una cesta? Sì. Ah. Allora, tu sei facile da mettere la prossima. Oh, su Mantelort. Di solito non sono così gasato a fare i video come oggi, ma oggi sono proprio particolarmente emozionato perché questo è un video veramente... Siamo arrivati finalmente a un crocevia fondamentale della stagione. Tutto l'orto 2025 è seminato, germogliato, trapiantato, tutto è partito. Quindi tutto il nostro, diciamo, raccolto e di conseguenza tutto il nostro cibo per un anno intero in questo momento è in campo. Poi insomma, da adesso andare avanti, oltre che bagnare e le cure culturali classiche, non ci resta che pregare, perché qua bisogna parare i colpi da qualsiasi cosa, invasioni di insetti, tempeste, temporali, vento, tornadi. Cosa si può dire sulle fave? Ci sono già i primi baccelli che cominciano a essere anche grandicelli. Fagioli appena seminati, appena germogliati in realtà. Piselli, anche qui ci sono già i baccelli, alcuni addirittura cominciano a gonfiare. Mega cespuglione di more stanno fiorendo, questo veramente non vedo l'ora di tuffarmici dentro tra qualche mese, meraviglioso. Fiore all'occhiello dell'orto l'aglio, guardate che razza di aglio abbiamo già, che meraviglia, inizia già a fare la testa. Noi questo lo mangiamo anche così fresco già da diverso tempo, ma lui inizia a ingrandirsi, a fare la testa, guardate che meraviglia, questa diventerà una testa così tra un mese e mezzo. Qui abbiamo fagiolini, prima semina, faremo altre 2 semine scalari di fagiolini. Qui abbiamo le 2 aiuole da 50 metri di patate che si stanno riprendendo bene. Abbiamo le 3 aiuole di cipolle invernali, sono le prime che abbiamo messo, alcune vanno a fiore ma succede tutti gli anni. E poi chicca finale è, a parte le serre che dopo andiamo a vedere, è il mais. Avevamo messo qualche ravanello che però è rimasto piccolino e adesso stanno anche iniziando ad andare a fiore, non ci hanno dato grosse soddisfazioni, sono rimasti molto piccoli, li abbiamo mangiati lo stesso. Ma qui abbiamo una piccola piantagione di ribes nero che quest'anno anche lui molto bello. Vuoi? Finito la prima aiuola, guarda qua, meravigliosa, ci sono altre 6 aiuole. Avremo un bel po' da sgranare, mi sa, nei prossimi giorni.
finito il raccolto di piselli anche. Abbiamo fatto 3 o 4 di queste cariole piene. Loro sono veramente meravigliosi, ma buonissimi, super dolci, cioè una roba da mettersi a piangere. Perfetti proprio. Sì. Madonna. Buonissimi. Abbiamo messo via circa 25-28 kg di fave pulite, sbollentate. Arriveremo sicuramente a una decina di chili puliti anche di piselli. Buondì, allora stamattina sono già incazzata. Stamattina sono già incazzata. Che è successo qua? Perché stavamo togliendo l'agno, mi ha morso una vespa in faccia. Ma tanti ci mordono tutti i giorni. Appunto, però in faccia fa male. Finalmente è arrivato il momento che aspettavamo. Le nostre 700 teste d'aglio sono pronte per essere raccolte. Queste sono le teste. Sono più grosse della tua. Facciamo già la copertina. Ti fai tutti i drink a me. You brothers. Aglio, ultimo atto. Si viaggia bene sulla motocarriola. Mi ha raccolto una bella cipollotta. Quanto mi gaso quest'anno a vedere le mie carote. Una meraviglia. Che meraviglia. Guarda, tante cure ma veramente soddisfazioni. Guarda qua che razza di un'annata che è questa. Guarda che meraviglia ste zucchine. Raccogliamo più di 1 chilo al giorno. Stanno cominciando anche i peperoni a fare a bomba. Ma adesso guardate queste trombette, che assurdo, giganti.
E cosa dire di questo? La quantità di pomodori. Non è finita, eh? E si comincia anche qua, eh? Fagiolini, da adesso in avanti, tutti i giorni passiamo a raccogliere. Le verze. I cappucci. I finocchi. Le patate sono già addirittura di arrivo, stanno ingiallendo, stanno piano piano andando alla fine del loro ciclo. Fagioli, solo soddisfazioni, bellissimi e abbondanti. Aspettiamo che si secchino le piante e togliamo anche loro, ma ce n'è veramente tanti quest'anno. Amore, ci siamo quasi, stanno maturando. Mare di zucche. Vediamo un po'. Guarda. E poi io ho fatto una torta salata e ci ho messo pomodori, zucchina, cipolla, il nostro formaggio, c'è l'avanzo del lievito madre, l'avanzo di pasta che mi ha avanzato oggi, che ho fatto un impasto, e le nostre uova, tutto autoprodotto. Cosa c'è di più bello dei settembrini? Niente, solo tu sei più bella dei settembrini. Nina! Ancora? Sì. Mazza che zucca! Varietà butternut. Praticamente io la faccio tagliata a fettine con il rosmarino e l'aglio nel fornetto della stufa, che cuoce tanto, diventa buonissima. Non vedo l'ora. Ehi! Fa vedere, Leo? Tira su. Aspetta, che qua ce n'è una gigante. Guarda. Cioè, facciamo un minuto di silenzio per queste carote che... E guardate sotto la quantità di materia organica che c'è ancora vecchia, no? Dalle pacciamature vecchie, dalle aiuole vecchie, e la terra si presenta così. Qui adesso è parecchio anche che non piove, ma la terra è, guardate che roba, che colore. Anche friabile. Friabile, assurdo, ma ci pianti le mani dentro. Comunque in un habitat di erbaio praticamente, guarda che roba. Bellissimo. Sei pronta, Leo? Oh, 2 ce n'erano! Guarda! Allora, questa è super gigante. È arrivato il momento di togliere il mais. E adesso partiamo, no? Questa è bella. Rimane così, contiamo per sicurezza: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 file. Spannocchiare me lo ricordo quando ero bambina, proprio che andavo a Roccabella dai nonni e che era una grande festa, perché noi lo facevamo sempre alla sera. Quando veniva scuro il nonno metteva tutte queste pannocchie e lui aveva la stalla e queste pannocchie, che aveva un corridoio in mezzo, distendeva tutte queste pannocchie per terra e noi ci sedevamo per terra
Ah, vi sedevate tutti per terra? tutti per terra. Venivano anche i vicini, era una festa quando facevamo questo, era proprio una festa. Siamo molto contenti, diciamo che nonostante la giunglosità dell'orto c'erano delle belle sorprese, non solo a livello di raccolti, di cui siamo contenti, ma anche di suolo, c'è tanta materia organica, niente, quindi siamo contenti anche della qualità del suolo e del lavoro che è stato fatto finora. E adesso ovviamente andiamo avanti nella sistemazione dell'orto, lo stiamo preparando, diciamo, per la sua versione autunno-invernale. Dunque, di solito noi tendiamo a finire la stagione entro San Martino, ci diamo sempre quello come punto di riferimento. San Martino è a novembre, i primi di novembre. E direi che ci vediamo la prossima volta. Arvezza.